Quante volte ti è capitato di provare a comunicare col tuo cane e non ottenere la risposta che desideravi? Forse bisogna approfondire un po' il discorso della comunicazione, di capire come comunicano i nostri cani. E come diceva sempre mio nonno, non c'è cosa più divina che... No, questa... Qual era l'altra cosa che diceva? I nostri cani comunicano in tre modi principalmente, comunicano in tre modi. Comunicazione fisica o meccanica, comunicazione chimica, ossia l'utilizzo di feromoni, odori, e infine la comunicazione vocale, abbaiare, pigolare, ringhiare, eccetera. Adesso parleremo della comunicazione meccanica, ossia del linguaggio del corpo del nostro cane. Iniziamo dalla postura neutra. La coda in questo caso è bassa e rilassata, le orecchie sono alte ma non in avanti, testa alta, bocca leggermente aperta, rilassata, con mascelle rilassate appunto e lingua in fuori. Peso morbido distribuito su tutte e quattro le zampe a terra. Non si sente minacciato da ciò che lo circonda e questa è la postura che comunica questo stato d'animo. Postura di allerta, coda orizzontale, orecchie in avanti con movimenti a scatti, occhi ben aperti, naso e fronte lisci, bocca chiusa, peso distribuito su tutte e quattro le zampe a terra con una leggerissima tensione in avanti. In questo caso il vostro cane è vigile e in allerta, è attento a qualcosa che lo tiene in allerta. Da questa postura si può tornare alla postura neutra oppure a una postura di aggressione, potenzialmente. Postura di invito al gioco, ossia all'inchino, coda alzata con ampio scodinzolio, orecchie alzate, pupille dilatate, bocca aperta con lingua in fuori, parte anteriore del corpo abbassata. La posizione di inchino viene tenuta per pochi istanti ed è seguita da attacchi giocosi, veloci, ritirate e infine da una folle corsa. Giocosità. È finalizzato per puntualizzare che l'atteggiamento violento è solo gioco e non minaccia reale, ossia, dopo aver fatto questo inchino, qualsiasi comportamento dovrà essere interpretato come un gioco. Postura di minaccia offensiva, coda alzata, rigida e con pilo erezione. Orecchie in avanti e talora leggermente aperte verso l'esterno, fronte con rughe verticali, naso corrugato, denti e gengive visibili, bocca aperta con angolo in avanti, zampe rigide e ben piantate a terra con il corpo leggermente proteso in avanti. Questa postura esprime dominanza e aggressività. Comunica superiorità sociale e possibilità di aggressione se sfidato. Postura di minaccia difensiva, in questo caso la coda è ferma infilata tra le zampe, pilo erezione sul dorso, orecchie schiacciate rivolte indietro, pupille dilatate, naso corrugato, labbra leggermente arricciate con denti visibili, angolo della bocca tirato indietro e corpo abbassato. Questa postura è un mix di dominanza e aggressività, comunica paura ma non remissività, se incalzato può attaccare. Postura di sottomissione attiva. È molto simile alla precedente, come potete vedere, ma cambiano dei dettagli. La coda è bassa, ma non ripiegata verso l'interno. Corpo abbassato, orecchie indietro, fronte liscia, contatti visivi brevi e indiretti, leccate all'aria o al muso del cane dominante o a noi. Angolo della bocca arretrato, una zampa anteriore alzata. Paura e sottomissione. Esprimono paura e sottomissione. Segnali che servono a calmare e evitare future minacce e sfide. Postura di sottomissione passiva. Rotolamento sul dorso per esporre ventre e gola, che sono socialmente delle zone sensibili. Orecchie appiattite indietro, occhi semichiusi, testa girata per evitare il contatto visivo, naso e fronte lisci, angolo della bocca all'indietro, possibile rilascio di gocce di urina. Paura estrema. Atteggiamento di resa e remissione totale. Prostrazione all'animale di rango per evitare il confronto. In altra sostanza, quando il nostro cane si mette così, ci sta dicendo: accetto la tua dominanza e non entrerò in conflitto con te.
Posture di ansietà. Coda bassa ma non ripiegata verso l'interno, corpo abbassato, orecchie indietro, pupille dilatate, c'è scritto papille ma intende pupille, ansimi rapidi con angolo della bocca arretrato, cuscinetti sudati, cuscinetti delle zampe. Tensione e ansietà. Il cane mostra tensione, la fonte può essere sociale o ambientale. I segnali non sono rivolti a un particolare individuo. Vediamole un'altra volta tutte insieme e fate lo screenshot se volete. Partendo sempre da una posizione neutrale, ora cerchiamo di concentrarci bene sulle orecchie, la coda e il muso del cane. Nella colonna di sinistra possiamo vedere dall'alto verso il basso una graduale scalata verso la postura di aggressività da dominanza, mentre nella colonna di destra vediamo una progressiva escalation del linguaggio che riguarda la postura di sottomissione. Da una sottomissione moderata a una sottomissione estrema nella colonna di destra, da una dominanza moderata a una dominanza più accentuata nella colonna di sinistra. Parlando della coda, una coda a portata alta di solito è associata alla dominanza, mentre quando è tenuta bassa è in relazione alla sottomissione. È importante aver chiaro che è più facile che la posizione della coda sia in rapporto con la dominanza e la sottomissione, piuttosto che con l'aggressività e la paura. Ad esempio, un cane che sta mostrando aggressività e sottomissione allo stesso tempo tiene la coda bassa. Anche pensare che un evidente scodinzolio sia sempre segnale di gioco o di amichevolezza è un errore. Una coda a portata alta e con uno scodinzolio appena accennato intendono mostrare dominanza e superiorità. Una coda bassa e scodinzolate, ampie e rilassate è un segnale di pace, mentre una coda bassa e scodinzolante molto frenetica possono comunque preannunciare un attacco. Concentrandoci ora sul volto, proprio sulle espressioni facciali dei nostri amici a quattro zampe, dobbiamo concentrare particolarmente attenzione allo sguardo, le rughe sul naso, le orecchie, la fronte, l'esposizione dei denti e anche il pelo. Per quanto riguarda le orecchie portate alte possono stare a significare attenzione, allerta o anche dominanza. Sicuramente, più il nostro cane terrà le orecchie all'indietro schiacciate sulla testa, più ci starà comunicando sottomissione o probabilmente anche paura. Ricordiamoci sempre di tenere in considerazione tutti i segnali del corpo, non concentriamo la nostra attenzione su uno singolo, perché rischieremmo di interpretarlo in maniera errata. Lo sguardo. Lo sguardo fisso è un segnale di dominanza, usato sia dal cane sia dal lupo. L'individuo dominante fissa il proprio avversario e così facendo di solito lo spinge a dimostrare la propria sottomissione o a fuggire. È quindi un atteggiamento di sfida e minaccia che non va mai sottovalutato nei confronti di cani sconosciuti. Uno sguardo fisso presenta minaccia, mentre uno sguardo socchiuso e fugace sta a significare uno sguardo amichevole e di fiducia. La fronte riflette la sua condizione di dominato o sottomesso in quella precisa situazione. Una pelle liscia e distesa sta manifestando sottomissione. Al contrario, quando lo stop frontale è ben definito, dovrebbe significare dominanza. Il collo. Il cane dominante tiene il collo eretto, mentre quello sottomesso lo inclina e volge lo sguardo altrove. Girare la testa e lo sguardo rappresenta un segnale di pacificazione. Girare la testa di lato per mostrare il collo è un segnale di sottomissione, di paura o di entrambe. Per quanto riguarda le espressioni della bocca, ce ne sono svariate. Diciamo che una bocca serrata è sintomo di tensione o concentrazione. Una bocca rilassata generalmente è aperta con la lingua a ciondoloni, ma potrebbe anche esprimere ansia. Ricordiamoci sempre di controllare tutti gli altri segnali per determinare l'emozione prima di fraintendere. Una bocca che mostra i denti, accompagnata da un ringhio, sta a preannunciare un imminente attacco. Il cane ci sta dicendo: stai attento che se continui ti mordo. Alcuni di voi avranno notato che il vostro cane spesso si mette a pancia all'aria sorridendo, abbassando il muso, no? Alcune razze di cani lo fanno. È un atteggiamento che non va confuso con l'aggressività del ringhio. Infatti la sua motivazione è orientata alla pacificazione, è un comportamento bizzarro che ricalca il sorriso umano, è una caratteristica familiare che viene manifestata solamente nei confronti degli uomini, mai verso altri cani. Per quanto riguarda la piloerezione,
Quando il pelo del nostro cane si gonfia, alzandosi all'altezza delle scapole, può stare a significare un'emozione, anche uno spavento può causare questo, ma può voler dire aggressività. Più la piloerezione è distribuita lungo la colonna vertebrale, fino all'attaccatura della coda, più sta a significare una minaccia di aggressione. Potete notare che se ci concentriamo solo sulla coda, o sullo sguardo, o sulle orecchie, o sul pelo, o sul muso, sulla bocca del cane, non avremo una panoramica chiara di quello che sta comunicando il nostro cane. Ed è per questo importante vedere il mix di segnali all'interno della sua comunicazione. Quindi le orecchie possono essere tirate indietro, ma non per forza il cane significa che sia sottomesso e docile. Le orecchie possono essere alzate, ma potrebbe essere anche un segnale di attenzione molto blanda. Dobbiamo imparare a leggere tutti questi segnali nel loro insieme.